seen anything like that in your life from a goalkeeper? That is quite the most remarkable piece of goalkeeping I have ever seen. Siamo abituati a leggere storie e sognare carriere di grandi campioni costellate di vittorie, ma la storia non è fatta solo di questo. Ci sono uomini che caratterizzano periodi, che ne condizionano i cambiamenti. Sportivi che vivono vite piene di intrecci e controversie, in terre tanto meravigliose quanto difficili. È la storia di un'icona sudamericana, di un portiere che con un colpo fermò il tempo. Damas y caballeros, amigos de Motion Talks, René Higuita. Prima di continuare, se ti piacciono queste storie di sport, iscriviti al canale per non perderti neanche un episodio e per supportarci. Magari aggiungi anche un commentino tattico per spingere l'algoritmo. Ci vuole solo un secondo, ma per noi e per la nostra crescita è fondamentale. Grazie mille. L'infanzia del portiere, che diverrà il più celebre della Colombia, è stata segnata come in molti casi relativi a quegli anni da momenti difficili. José René Higuita Zapata nasce il 27 agosto 1966 a Medellín, in un contesto di povertà assoluta, dove impara ben presto a cavarsela da solo tra i vicoli stretti dei quartieri poveri della città. Un'educazione lasciata quasi esclusivamente alla strada, non avendo mai conosciuto suo padre, e con la madre Maria Dioselina Higuita, che purtroppo morì quando René era ancora un ragazzino. Il giovane venne affidato alla nonna Ana Felisa, che provò ad allevarlo nel migliore dei modi, ma la situazione economica era tutt'altro che rosea e Higuita divide il suo tempo in due attività: vende giornali per accumulare qualche peso in più e calcia una palla per distrarsi. Il sogno di diventare un giocatore di calcio lo ammaglia sin da subito. All'inizio giocava a fare l'attaccante, ambidestro, calciava indifferentemente con entrambi i piedi e segnava nelle vie dinanzi alla sua abitazione. Ma durante un torneo organizzato dalla scuola per mettere in risalto i migliori talenti davanti agli scout dell'Independiente Medellín, il portiere della sua squadra si infortuna e lui, che fino a quel momento era stato l'attaccante titolare della squadra, viene messo tra i pali a difendere la porta. Per il ragazzo fu come un'illuminazione, una specie di missione, e l'impatto che ebbe fu qualcosa di fuori dal comune. Da quel momento capì che quello sarebbe diventato il suo posto del cuore, in cui portare tutta la sua personalità e il suo estro. Il portiere non è solo l'ultimo difensore, ma il primo attaccante. Higuita è considerato uno dei portieri più rivoluzionari e fuori dagli schemi di sempre, e se ancora non lo conoscevate sicuramente ne capirete il perché. Nel 1985 debutta da professionista nella squadra dei Millonarios, dando di fatto il via alla sua carriera. La sua giovane stella però brilla poco dopo, al rientro nell'Atlético Nacional, con la quale nel 1989 a soli 23 anni vince la Coppa Libertadores, sparando 4 rigori e addirittura segnandone uno. Fu la prima storica volta di una squadra colombiana. Al Mondiale Italiano di casa nostra nel 1990, dopo 28 anni dall'ultima partecipazione, la Colombia passa i gironi eliminatori come una delle migliori terze classificate. Ha un gioco brillante, basato sul possesso palla, una sorta di precursore del moderno tiki-taka. Higuita si distingue per il suo ormai solito stile: grandi giocate spettacolari con i piedi e uscite coraggiose, decisamente inusuali per l'epoca. Agli ottavi di finale, giocati nell'allora San Paolo di Napoli contro il Camerun, René tenta un dribbling tanto inutile quanto rischioso, quasi folle. L'ultimo uomo cerca di saltare l'attaccante, ma la palla gli resta leggermente dietro. Zampata del camerunense e porta spalancata, con Roger Milla che segna una doppietta ed elimina di fatto i Cafeteros. L'occasione di fare il risultato a quasi 30 anni di distanza dall'ultima volta sfuma in pochi istanti. Higuita in seguito ammise le sue colpe, definendolo un errore grande come una casa. Nonostante ciò, il suo stile innovativo influenzò il ruolo del portiere, anticipando il concetto moderno di portiere libero. Un personaggio bellissimo, un loco. È stato lui a inventarsi che il portiere tirassero i rigori, punizione e facessero gol. Che nessuno si azzardi a togliere il brevetto. Chiaro? Se all'interno del rettangolo di gioco fece vedere qualcosa di diverso e innovativo, in primis per il suo stile e la sua bravura tecnica, sì, perché René fu uno dei primi portieri a saper trattare la palla e a giocare come regista. Fuori dal campo non passava di certo inosservato per la sua folta chioma, che lo rese sempre più riconoscibile e iconico. Ben presto però, all'apice della sua popolarità, purtroppo per lui iniziò a salire agli onori della cronaca per casi non propriamente legati al mondo del pallone.
La Colombia di quegli anni era uno stato davvero complesso. La nazione si trovava spesso sotto assedio, vittima o complice, questo non sta a noi a dirlo, di violenza, corruzione e narcotraffico, che inevitabilmente coinvolsero anche lo sport più popolare del paese. Erano gli anni in cui i grandi cartelli della droga, come quello di Medellín, guidato da Pablo Escobar, e quello di Cali, capeggiato dai fratelli Rodriguez Orejuela, si contendevano il controllo del paese. La violenza era all'ordine del giorno, omicidi, attentati e un controllo capillare anche sulle istituzioni. Il calcio in questo scenario divenne un veicolo potente. Le organizzazioni criminali finanziarono molti club. Il caso più noto è quello dell'Atlético Nacional, squadra dove giocava anche Higuita, sostenuta economicamente proprio da Pablo Escobar, con vari scopi, dal riciclaggio del denaro alla conquista di prestigio sociale fino alla manipolazione degli esiti sportivi. Molti giocatori giocarono per squadre che furono legate ai narcos. Tutto ciò ovviamente non implica il fatto che loro stessi ne fossero complici o a conoscenza. Per alcuni era semplicemente l'unico modo di sopravvivere e costruirsi una carriera in un paese dove le opportunità erano spesso controllate dalla criminalità organizzata. Higuita, che in quel momento era uno dei personaggi di maggiore fama del paese, portiere di una nazionale tanto forte quanto chiacchierata, finì troppe volte al centro di equivoci e situazioni drammatiche. Sì, perché purtroppo il calcio divenne ben presto strumento politico. Le sue giocate spettacolari e il suo carisma lo resero un simbolo della Colombia, ma anche un bersaglio facile per polemiche e scandali. René, che molto spesso tramite interviste era soggetto a creare scalpore, si trovò al centro di tutto questo, finendo per dichiarare: In Colombia se non rischi non sopravvivi. E io ho rischiato sempre, anche in campo. Pablo Escobar nel 1991 si era consegnato volontariamente alle autorità colombiane, ma alle sue condizioni. Costruì e visse in una prigione dorata vicino a Medellín, chiamata la Catedral, piena di comfort e totalmente sotto il suo controllo. Nello stesso anno il numero 1 colombiano, forte dell'amicizia col boss del narcotraffico, gli fece visita proprio all'interno della sua dimora, catalizzando su di sé tutte le attenzioni dell'opinione pubblica. La visita di Higuita, che venne giustificata come un gesto personale di amicizia, suscitò indignazione e sospetti in patria e all'estero. A questo episodio seguirono mesi di polemiche. Nel 1993 fu arrestato per 7 mesi con l'accusa di aver partecipato da mediatore al rilascio di una donna detenuta dai cartelli della droga colombiani. Higuita, come lui stesso ammise, aveva facilitato il pagamento del riscatto e ricevette un compenso economico per questo. Tuttavia, secondo la legge colombiana, partecipare a operazioni di riscatto, anche solo come intermediari, è illegale. Lui comunque negò ogni coinvolgimento con il crimine organizzato, anche se di fatto questo gli costò la partecipazione al mondiale di USA 94, un'assenza di certo molto pesante per los cafeteros. Durante l'edizione americana del mondiale di quell'anno ci trovammo di fronte all'ennesimo episodio di violenza, che questa volta legava tra loro vari mondi, quello sportivo, quello politico e quello criminale. Il difensore della nazionale di calcio colombiana, Andrés Escobar, colpevole di aver causato un'autorete nel match giocato contro gli Stati Uniti il 22 giugno, che portò alla sconfitta e alla conseguente eliminazione della Colombia dal mondiale, al rientro nel paese esattamente 10 giorni dopo, su ordine del narcotrafficante Santiago Galón Henao, venne assassinato con 6 colpi di pistola da Humberto Munoz Castro in un parcheggio di un ristorante di Medellín. Con quell'autogol il numero 2 dei Cafeteros fece perdere grosse somme di denaro ai fratelli Gallón, che avevano scommesso sulla vittoria della Colombia. La morte di Andrés Escobar commosse il mondo e mostrò come il calcio colombiano fosse intrinsecamente intrecciato con forze oscure e incontrollabili, in un paese che lottava per uscire da un'epoca dominata dalla paura. Al rientro al calcio giocato, Higuita non tornò più stabilmente nella nazionale colombiana, anche se fu convocato sporadicamente per qualche amichevoli, come quella volta a Wembley, uno dei templi sacri del calcio. La sua Colombia affronta in un match amichevole la nazionale dei Tre Leoni padrone di casa, l'Inghilterra. È il 6 settembre 1995 e sulla carta quel match è destinato all'anonimato. Un incontro che sarebbe dovuto passare sotto traccia e inosservato, ma all'improvviso tutto cambia. Il centrocampista inglese Jamie Redknapp, dopo aver ricevuto un passaggio dalla destra ampiamente fuori area, alza lo sguardo e vede il loco leggermente fuori dai pali. Prova una via di mezzo tra un tiro e un pallonetto. È un tiro lento, senza pretese, che non aspetta altro che essere afferrato dall'estremo difensore dei Cafeteros. Palloni del genere i portieri li aspettano come acqua nel deserto. 0 rischi e 0 pressioni. Ma ciò che forse gli spettatori sugli spalti non avevano considerato era la follia e la voglia di divertire di René.
E Loco ovviamente legge subito che il pallone non è pericoloso. La traiettoria è alta, lenta e facilmente controllabile, però capisce anche di avere abbastanza spazio e tempo per improvvisare qualcosa di diverso. René è poco fuori dai pali, ma mentre la palla si avvicina arretra leggermente e prende posizione a 2-3 metri dalla linea di porta. Si posiziona con il peso del corpo lievemente in avanti, quasi a simulare una finta presa. Le 3 articolazioni principali degli arti inferiori, caviglia, ginocchio ed anca, sono in lieve flessione per essere pronte a scattare. Nel momento esatto in cui la palla lo sta per superare, Higuita abbassa il baricentro, flettendo le ginocchia. I quadricipiti e i glutei vengono attivati per caricare il salto, mentre i muscoli che comunemente vengono indicati come polpaccio si attivano per accumulare energia elastica nel tendine d'Achille. Quando Higuita decide di tuffarsi per respingere il pallone, lo fa con una spinta verso l'alto e all'indietro, inarcando la colonna vertebrale e sollevando il tronco. Vengono coinvolti il grande gluteo e gli ischio-crurali per estendere l'anca e sollevare il bacino. In contemporanea gli erettori spinali inarcano la schiena. Nel passaggio successivo avviene invece la vera e propria respinta. All'apice del salto entrambi gli arti inferiori si flettono all'indietro sopra la schiena. Gli ischio-crurali e i glutei si contraggono in maniera concentrica per flettere rapidamente il ginocchio all'indietro. Mentre la palla viene colpita e rinviata con i talloni, gli adduttori dell'anca permettono di mantenere le cosce unite e guidare la traiettoria dei talloni verso la sfera, potendo così imprimere potenza e direzione. Il corpo rimane per un lungo attimo in volo orizzontale. Nell'ultima fase René atterra sul terreno di gioco e per farlo poggia prima le mani, poi il tronco e infine gli arti inferiori, controllando la decelerazione. Muscolarmente vengono interessati maggiormente i tricipiti per supportare le mani e le articolazioni del polso, il core e gli erettori spinali per controllare il movimento del corpo in volo e la flessione della colonna e infine gli ischio-crurali e i quadricipiti per ammortizzare la flessione delle ginocchia. Una volta a terra, René Higuita si rialza immediatamente con un ghigno sul volto, forse ancora ignaro di essere diventato il Re Scorpione, ma consapevole di aver compiuto un gesto destinato ad essere ricordato per sempre. Wembley, the home of football, resta ammutolito. L'erba consacrata diventa il teatro di un gesto geniale e innovativo che entra nella storia. Il colpo dello Scorpione mette René Higuita e tutta la Colombia sulla mappa del calcio mondiale. I bambini sono sempre stati la mia ispirazione. Li vedevo provare rovesciate e mi disse che sarebbe stato bello fare lo stesso, ma in senso inverso. Il portiere colombiano manda un messaggio molto chiaro. Lui gioca per divertirsi e far divertire. Vuol provare a essere quello che gli altri non sono stati. Vuol far capire a tutti che il portiere è molto più di una semplice parata e che tra quei 2 pali a volte il tempo può fermarsi per davvero. René Higuita non è stato soltanto un portiere, è stato un innovatore, un visionario e in fondo anche un poeta del calcio. Il suo modo di giocare ha infranto regole non scritte, cambiando per sempre la visione del ruolo del portiere. Non più solo ultimo difensore, ma anche primo regista, spettacolare interprete, protagonista assoluto. Il colpo dello Scorpione è nell'emblema, inutile ai fini del punteggio, ma eterno nel ricordo. René disse che a volte bisogna rischiare per essere liberi, e lui libero lo è stato, sempre. Mi chiamano il loco, ma la follia è solo un altro modo di vedere il mondo. René Higuita.